Rilke diceva il futuro è noi prima ancora che accada. Per poterci avvicinare al futuro dobbiamo mettere in moto una tensione tra idee diverse. Se siamo tutti uguali non ci allontaniamo dal presente. Riuscire a immaginare cose che non ci sono richiede questa attivazione di punti di vista diversi. Quindi non è solo una questione gender, è proprio riuscire a vedere il valore di avere davanti a te qualcuno che quella cosa la vede in modo completamente diverso, perché l'emozione di un punto di vista che si allarga è straordinario. Sulla questione di genere si parla tantissimo, si parla fin troppo, tanto è vero che secondo me stiamo arrivando a una gender fatigue, fin troppo si parla di donne e i risultati non ci sono, almeno non in modo visibile. Il rapporto del 2017 dell'OCSE che analizza i progressi su 5 anni nei vari settori economici, politici, education, i progressi sono pochi. Il vero cambiamento della questione genere si avrà solo quando si avranno un numero sufficiente di donne che occupano gli spazi STEM, perché sono gli spazi dove si definisce e si costruisce il futuro. La matematica è difficile, bisogna cominciare a fare in modo che questo sia un linguaggio che viene parlato in modo interessante da subito e non un modo di creare muri, cioè il muro della matematica mette un'elite da una parte e tutti gli altri dall'altra, perché A non sono portato, A è troppo difficile. Cominciamo da questo. Avevo voglia di mettermi attraverso i miei studi in una dimensione che mi portasse fuori da me. Io dico che spostasse il mio baricentro da dentro di me, le mie emozioni, i miei stati d'animo, a qualcosa di più lontano, dove io in fondo non ero che una scintilla in un universo indifferente, dove però io avevo la possibilità di fare domande e di cercare risposte. Ho sempre detto, cioè abbiamo il regalo di avere un cervello, bisogna usarlo per comprendere, non per fare i soldi, non per, cioè è un gift, è un regalo perché possiamo capire qualcosa di più, quindi l'ho sempre vissuta in questo modo. Consiglierei a tutti di studiare materie scientifiche e accompagnando, non in modo esclusivo. Io sono per questa, appunto dicevo, l'uomo rinascimentale, cioè che prova lo stesso piacere nella poesia e nella scienza. La scienza la devi studiare e la devi studiare quando il tuo cervello fa 100 metri in 10 secondi, cioè quando hai 18 anni. Quindi cominciare con degli studi scientifici, perché questo uscire fuori dalla zona di conforto dell'esperienza, parlo della fisica, ma comunque essere sempre proiettati nel trovare qualcosa che oggi non esiste o non è compreso, cioè una proiezione sempre nel domani, nel futuro, e questo senso di cogito ergo sum, cioè sono qui e forse riesco a capire questa cosa che è ancora un mistero, appunto ci trasforma e sono forme di poesia. A me piace moltissimo una poesia della Zimbroska che si chiama Disattenzione, che comincia dicendo: oggi mi sono comportata male nel cosmo, non mi sono stupita di niente.